Ciao, io sono Yamile e in questo video tratterò 10 curiosità su Vanitas no Carte. Sigla! Il video contiene spoiler sulla serie e sul manga. Perciò se non l'avete ancora visto o letto, ve lo consiglio vivamente, perché Vanitas no Carte è dello stesso autore di Pandora Hearts, che è una delle mie serie preferite. E ora, domanda del giorno. Conoscete questa serie? Vi piace? Qual è il vostro personaggio preferito? Come già detto, mi piace moltissimo questa serie. Per il personaggio preferito è molto difficile, perché io trovo molto carini tutti i personaggi in sé. Vanitas, perché è figherrimos. E poi vabbè, Gian. E non saprei in realtà. E ora andiamo avanti e perciò iniziamo con le curiosità. 1. Vanitas è un termine artistico che si riferisce a un'opera d'arte simbolica che mostra la caducità della vita, la futilità del piacere e la certezza della morte. Spesso simbolo contrastante di ricchezza e simbolo di effimeratezza e morte. Deriva dalla parola latina vanitas, che può tradursi anche in vuoto, nulla, falsità, vanità in inglese. 2. Vanitas sarebbe sia bravo a cucinare che a pulire. Ha espresso disinteresse per il cibo in generale, sostenendo che cibi e dolci fatti con gli stessi ingredienti tendono tutti ad avere lo stesso sapore. Detto questo, le ostriche sembrano essere il suo cibo preferito. 3. Secondo un'intervista con Yun Mochizuki, Vanitas sarebbe diventato un vampiro. Le zanne sul suo design sono qualcosa che rimane di questa idea originale. 4. Nella prima bozza di The Case Studios of Vanitas o Vanitas no Carte, Noè era un essere umano e Vanitas un vampiro. Mochizuki ha cambiato le loro razze fantasy perché pensava che fosse troppo noioso. 5. La sua dinamica con Vanitas e l'influenza da quella di Sherlock Holmes e il dottor Watson. Perciò Vanitas è come Holmes e Noè è come Watson. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e, se non lo siete già, iscrivervi al mio canale per prossimi video, curiosità, cosplay e altro ancora. E se cercate altri video curiosità, vi ricordo la playlist sul canale. E ora andiamo avanti. 6. Come tutti i paladini Chazelle, Roland prende il nome da uno dei cavalieri di Carlo Magno, figura importante all'interno dei miti storici cristiani della storia francese, in particolare dalla canzone di Roland. La sua arma, la Durandal, prende il nome dalla spada usata proprio da Roland nel cantico. 7. Astolfo prende il nome da uno dei cavalieri di Carlo Magno, figura importante all'interno del mito storico cristiano della storia francese, in particolare nella canzone sempre di Roland. Mentre gli altri cacciatori conosciuti, perciò Roland, Olivier, Ganot, sono personaggi abbastanza importanti all'interno della canzone di Roland, Astolfo è piuttosto oscuro e molto probabilmente che Astolfo sia un riferimento a un personaggio diverso, perciò
il Rider of Black di Fate Apocryph, del Fate Franchising, di cui Jun Mochizuki è un gran fan aperto. Come Astolfo di Fate, Astolfo Granatum ha i capelli rosa, un aspetto femminile e giovanile ed è un paladino della Chiesa Cattolica. 8. Nelle prime versioni del testo giapponese il nome di Clo era scritto in modo errato come Kuro da Appos. Era tradotto Clos de Aprecure. Ciò era dovuto a un malinteso sulla costruzione del nome francese. Nei nomi propri francesi il de si contrae e quando la parola successiva inizia con una vocale, in quanto tale il suo nome è stato scritto nell'ortografia corretta, Croix d'Amputure, nella versione successiva. 9. Ruthervon è probabilmente un cenno al personaggio di Lord Ruthervon di The Vampire, un racconto pubblicato nel 1819 da The Dr. John William Polidori, uno dei primi vampiri della letteratura inglese. 10. L'Oriflame di Luca era uno stendardo appuntito rosso sangue sventolato da una lancia dorata che serviva come bandiera di guerra per il re di Francia nel Medioevo. In Francia il termine Oriflame è venuto a significare qualsiasi stendardo con estremità appuntite. Per associare con la forma dell'originale il termine deriva dal latino aurea fiamma, che si traduce in fiamma d'oro in inglese. Se vi sono piaciute queste curiosità e ne cercate altre, continuate a seguirmi su questo canale e alla prossima, bye bye!